Hi everybody, I'm Simone Milasas from the Joy of Business talking to you from Australia, and I have the lovely Cass Thomas and Francesca from Italy. Well, actually at the moment Cass is in Toronto. Salve a tutti, io sono Simone Milasas della Gioia di Business, vi sto parlando dall'Australia e ho con me Cass e Francesca dall'Italia. In realtà Cass sta a Toronto, in Canada. Buongiorno. Buongiorno. So, I've written a book called The Joy of Business. Now, it's been translated into Italian, so yay! Thomas and Francesca from Italy. Well, actually, at the moment. E questo libro che vi sto presentando è La Gioia di Business, è stato tradotto in italiano e si chiama in inglese Joy of Business e in italiano Gioia di Business, sì! And I'm actually coming to Milan, Italy in June and doing a 2-day class. So this is an invitation to invite you to that and also give you some tools today that can actually start to change your business, start a business and get out of debt. E io verrò in Italia, a Milano, il 18 e 19 di giugno con una classe di 2 giorni sulla gioia di business e io vorrei darvi oggi alcuni strumenti per iniziare un business, cambiare il tuo business e uscire fuori dal debito. So the first thing that I would love to talk to you about is changing your point of view. It's like if you have a point of view that it's hard, you have to work hard for money. If you have a point of view that business is hard, it's like that's what you're going to create. La prima cosa di cui vorrei parlare è il cambiare il punto di vista. Se tu hai il punto di vista che il business è difficile, che è difficile uscire dal debito, è proprio quello che creerai. It's like, what does money mean to you and what does business mean to you? It's like, is it even your point of view anyway? It's like how many of you grew up in Italy, grew up in a certain city, and it's like surrounded by your family members, the people you went to school with. It's like, is your point of view your point of view? E qual è il vostro punto di vista riguardo il business, riguardo i soldi? È il vostro punto di vista o è di qualcun altro? Se tu sei cresciuto in Italia, sei andata a scuola, i tuoi genitori, quanti punti di vista degli altri hai bevuto? I mean, anything is possible. Gosh, all you have to look at is the history of Italy, and it's like, how much has it changed? Qualsiasi cosa è possibile. Hai tutta la storia dell'Italia dietro e quanto è cambiato negli anni questa storia. It's like the Italians have created amazing things. Gli italiani hanno creato delle cose incredibili. So why would you stop now? If you have an idea and you'd like to start a business, what if you just started? Perché ti fermeresti proprio ora? Se tu hai un'idea e hai un business che vuoi creare, come sarebbe di iniziare semplicemente? So one of my suggestions is get a little book or in your phone nowadays. You might want to take notes in your phone, and every time you come up with an idea, write it down. Because so many times people ignore their ideas and you have great ones. Il primo punto che vi vorrei dare è di prendere un libro. Oggigiorno uno usa il telefonino e se tu hai un'idea, buttalo giù, perché tante volte abbiamo delle idee e li ignoriamo, non lo sfruttiamo. And then when you look at the book of ideas, ask questions. Like, okay, so is this for today or is it for the future? Will this idea make me money? E una volta che hai questo libro o questi appunti sul telefonino, delle idee, fai delle domande. Questa idea è per oggi o è per domani? Questa è un'idea che mi farà guadagnare dei soldi? Will it be easy? Will it be fun? Sarà facile? Sarà divertente? Does it match the energy of what I'd like to create in the world? Rispecchia l'energia di quello che io vorrei creare nel mondo? Please don't go to the wrongness, don't judge your ideas just because they're different. Per favore, non andare verso la sbagliatezza di te e soprattutto non giudicare le vostre idee semplicemente perché sono diverse. I mean, Leonardo da Vinci
said that impossible is just a word that makes him try harder. Leonardo da Vinci ha detto che l'impossibile è soltanto qualcosa che ti fa provare ancora più forte. And look, you have a photo of him. E guarda, c'è proprio la foto di Leonardo da Vinci. Right, but I love that. It's like, how many times have you been told that something's impossible or you can't do it because you don't have the money or because you're a man or because you're a woman or because you live in Italy or anything like that? None of it's true. Quante volte veramente sei stato detto che è impossibile fare una cosa perché vivi in Italia o perché sei maschio o perché sei femmina? Ma tutto questo è vero? Assolutamente no. And what if you could have fun doing what you love? Most people have something that they are so great at and they think has no value. That's usually what they can make money from. E come sarebbe se tu potessi divertirti facendo qualcosa che fai proprio bene? La maggior parte delle persone non pensano di poter guadagnare soldi da qualcosa alla quale si diverte. So that's where the joy of business comes into it. Allora, cos'altro è possibile? È darti da fare. Allora, what if you could have so much fun making money, running your business, starting a business, and changing the world while you do it? Come sarebbe se tu potessi fare talmente tanti soldi creando il tuo business, generando il tuo business e cambiando il mondo nel frattempo? Now, I'll give you a couple of tools that got me out of debt. I was $187,000 in debt when I met Gary Douglas 13 years ago. Io ero indebitato $180.000 diversi anni fa quando ho conosciuto Gary Douglas. Okay. Sorry, I lost you for a minute there. So the first one is 10%. Now, every single euro, dollar, pound, wherever you work, it's like put 10% of that amount of money away just for you. It's about honoring you. Il primo strumento che vorrei condividere è questo strumento del 10%. Metti via 10% di ogni lira, ogni euro, ogni pound che ti entra e onorare te stesso con questo 10%. Now, most people would say, oh, but I have all these bills to pay. I have to pay the bills first. La maggior parte delle persone dicono: ma io ho tutti questi debiti, tutti questi bolletti da pagare, devo prima pagare Visa o qualcun altro prima di pagare me stesso. No, it's not about paying the bills first. It's about honoring you. You have to be the priority in your life. Non riguarda pagare prima i debiti, riguarda onorare te stesso. Tu devi essere la priorità nella tua vita. It's like if you pay the bills first, then the universe hears, oh, okay, you want more bills. But if you're paying you first, it's an honoring of you that you've probably never chosen to do before. Ma se tu paghi prima i debiti oppure le bollette, è quello che sente l'universo. Pagando te stesso per prima è un onorare te stesso che prima non sei mai stato disposto a fare. I mean, who in the world encourages you to be all of you? Chi nel mondo ti incoraggia di essere tutto di te? So what if you started? E come sarebbe se fosse la prima tu di iniziare questo? So I had about $30,000 in my 10% account and I still owed over $100,000. So you still have to create your life. Io avevo una trentina di migliaia di dollari nel mio conto di 10% e ero ancora indebitato intorno a $100.000. Perciò devi comunque, nonostante i debiti, continuare a creare la propria vita. Now, make it fun too. I mean, everybody has an amount of money that they get to that creates like this sense of peace.
Mine was about $30,000. And then after that, I started buying things like silver and gold and jewelry, things that were worth money, things that I could sell at a profit afterwards. Veramente puoi anche rendere questa cosa divertente. Ogni persona ha un livello dove arriva e si sente al suo proprio agio. Per me era 30.000, per esempio. Dopo 30.000 dollari in contante, il mio conto di 10%, ho iniziato a comprare cose che mi divertivano, tipo argento oppure oro o qualcos'altro. Ognuno ha una cifra diversa dove può sentirsi libera e contento. So it doesn't make sense, but somehow your money starts to grow. So what I would ask is that for 3 months, just try it for 3 months, put the 10% away and see if your point of view, if your mentality starts to change around money, and have a look at your money flows. Do you have more money or less money? Per me veramente è una cosa divertente giocare con queste cose. Inizi per i primi 3 mesi, per esempio, di mettere via il 10% di tutto quello che entra e vedi un po' se quello che ti entra aumenta o diminuisce o rimane uguale. Giochi con questo. So Cass, I'm going to put you on the spot here. Have you done your 10% account? I have. Indeed, I have done my 10% account. And I have so much fun, like getting confused counting. Okay, is this my 10% from the things I did this month or the things I did last month, and just playing around and moving them from one box to the other? It does. And I never am like stressed about it. Mi chiede se mi mette sotto l'occhio di buie, se io ho fatto mio 10%, ho detto l'ho fatto e lo sto facendo e mi diverto di spostare i soldi da un posto all'altro e chiedermi questo è il 10% per il mio business o questo è il 10% dei soldi del mese scorso, veramente sì, sì, it's an So, upscale problem. I love that. But that's the thing, È it un does problema create di more joy. massa. It creates more choice. E crea più gioia e crea più scelta. Now, these tools are from Access Consciousness, and it's like if you've heard this before and you've tried it and then you've spent it, it's like please don't judge yourself, just start again. Esattamente, dice che questi sono strumenti di Access Consciousness. Se tu hai fatto questo già e l'hai speso i soldi o hai fatto qualcos'altro, per favore non ti giudicare, riinizi, puoi riiniziare quando vuoi. Now, I'll give you one more tool. Well, I'll give you two more tools that got me out of so much debt. E vi do un strumento in più, vi do due strumenti in più che mi hanno facilitato l'uscire fuori dal debito. Can I just say I'm having fun? Me too. Ok, good. All right. Volevo solo dire che mi sto divertendo. Ok. So the second one was carrying an amount of money around with you that you perceive a wealthy person carries. Like I carry about $1,000 in 4 different currencies, and I also usually carry an ounce of gold around with me. True story, I've seen it. Lei dice che lo secondo strumento è di portare in giro con te una quantità di soldi che tu trovi divertente o che porteresti in giro se tu fossi ricca. Lei porta 1.000 dollari in monete diverse con lei e anche porta con lei un once di oro. Now, again, let me explain it this way, because usually I always carry a bottle of water around with me as well, okay, to quench my thirst. Lo spiego in questi termini qua. Normalmente porto anche una bottiglia di acqua in giro con me per assedarmi. Now, if I have water with me, I don't necessarily get thirsty. If I don't have water, I always get frantic and I feel like I need a drink. E se io porto acqua insieme a me, non mi viene voglia di bere e non ho sede. Se non ho acqua con me, mi sento sempre come voglio bere e ho tanta voglia di bere. So, what if money was like water? What if you just had it on you at all times? Come sarebbe se i soldi fossero come l'acqua? È una cosa che tu portassi con te in giro sempre. I mean, I who love wants to that. be frantic about money? Yeah. Chi vuole avere la frenesia intorno ai soldi?
Even if everybody around you is frantic about money and struggling with money and stressing out, you can be the one that changes it for you. Anche se ogni persona intorno a te sta stressando intorno ai soldi e in un panico, tu potresti essere l'unica persona che non ha questa frenesia. Un panico. I like that. Un panico. Panico, exactly. So give this a go, and the next time you're at a dinner party or you're at some party and people are complaining about money and like, oh, my credit card debt's so high, or, I can't afford this or whatever, be the different person in the room. You don't even have to tell the truth, but you're like, you know what, I'm doing great. I have so much money coming in and having so much fun with it. E giochi un po' con questo. La prossima volta che stai a una cena o una festa e tutti stanno lamentandosi dei soldi che non ce n'hanno abbastanza, anche se non stai dicendo tutta la verità, dici, sai una cosa, per me sta andando alla grande con soldi, ce n'ho tanti, non me lo stresso neanche. And see if something starts to change, because the energy that you be with money, the energy that you be with business will create your reality. E vedi se qualcosa inizia a cambiare, perché l'energia che tu sei con i soldi, l'energia che tu sei intorno al business, inizia a cambiare la tua propria realtà. Which comes back to the first thing we spoke about with changing your point of view. It's like, is your current point of view actually working for you? But if you changed all of that, started with a new slate, what would your point of view be about money and business? Che torna un po' al primo discorso che abbiamo fatto riguardo il cambiare il proprio punto di vista. Se tu cambiassi il tuo punto di vista 180 gradi e veramente dall'altro punto di vista, quale sarebbe il tuo punto di vista riguardo ai soldi? Quale sarebbe il tuo punto di vista riguardo al business? So the third thing that I would like to give you as a tool to change your money flows. La terza cosa che vorrei darvi, il terzo strumento per cambiare i flussi di soldi, And probably none of you will do it, e probabilmente nessuno lo farà, but hey, I'll tell you anyway. ma comunque ve lo dico, anche se non lo farete. Now, I actually listened to Gary Douglas and Dan here tell me these tools, talk about these tools for about a year before I decided to use them. Only. Only. Io veramente ho ascoltato Gary Douglas e Dane Here parlando di questi strumenti, consigliandomi questi strumenti per un anno prima di utilizzarli. E io ho detto solo un anno. But when it came, I used the tools for my life, but when it came to money, I was sort of like, oh, I'm so in debt, none of these tools are actually going to work. Io ho usato gli strumenti che mi hanno consigliato per la mia vita, però per quanto riguarda i soldi ho detto, ma io sono così indebitato, è impossibile che funzionino questi strumenti. And then I remember sitting there one day thinking, what's the worst thing that could happen? Is that I end up in more debt, or I just give this a go? And I didn't tell anyone, I didn't tell a soul, and I started to use these tools. E poi mi sono detto, ma cosa è la cosa peggiore che potrebbe capitare? Che mi vengano più debiti? E non ho detto a nessuno, però ho iniziato a usare questi strumenti. And it was quite interesting to me what showed up and the difference. It's like you couldn't work it out with your cognitive mind or your logical mind. It's like it was the insane points of view that I had been creating that were locking me up. È incredibile la differenza che è iniziato a manifestarsi. Non era possibile di veramente decifrare questa cosa con la mente cognitiva, però mi sono reso conto che erano i punti di vista proprio pazzi, che erano questi che mi hanno incastrate. It's like, what if it wasn't about like, oh, did I do my budget right? Did I plan my year right? What if it was something completely different? E se non riguardasse il pianificazione dei soldi, il budget, e come sarebbe se fosse una cosa completamente diversa? What if it was about receiving? E se riguardasse il ricevere? Now, when I first met Gary Douglas and he spoke to me about receiving, I thought he was crazy. I was like, what are you talking about? I'm not meant to be on this planet to receive. I'm meant to give.
E quando ho conosciuto Gary Douglas per la prima volta e lui cercava di parlarmi di il ricevere, ho detto: ma di cosa parli? Io non sto qua per ricevere, io sto qua per dare. I felt like naughty or bad when I was receiving. So it's like he has totally, Access and Gary Douglas have totally blown my paradigms with receiving and still do. And it's been 13 years. E io pensavo che fosse pazzo e veramente Gary Douglas e Access Consciousness mi hanno cambiato tutte le mie paradigmi riguardo al ricevere e le stanno cambiando ancora. So, what if what you've currently been willing to receive is like the tip of the iceberg of what is actually available to you? E se quello che attualmente sei disposto a ricevere fosse solo l'inizio di quello che è a tua disposizione? Now, I'm not just talking about money, it's like money, relationships, joy, fun, change. Non parlo solo dei soldi, parlo anche dei soldi, dei rapporti, della gioia, del divertimento, del cambiamento. What if you are willing to receive way more than you currently are? E se tu stessi disposto a ricevere molto di più di quello che stai attualmente ricevendo? No, I haven't forgotten about the third tool because you have to have a level of receiving to actually use the third tool. E non è che mi sono dimenticata del terzo strumento, è semplicemente che hai bisogno di avere un livello di ricevere per poter utilizzare e mettere in pratica questo terzo strumento. Now, it may feel like homework, Forse ti sembrerà compiti a casa, but what I'd like you to do is get a piece of paper, work on your computer, whatever works for you, and write down all of your expenses for your life and for your business. What does it take to run your life and your business over 1 month? quello che vi invito di fare è di prendere un pezzo di carta, quello che vuoi, il computer, e di scrivere ogni spese che hai per un mese. Quanto ti costa per far scorrere il tuo business, tua vita, che è il tuo business, per un mese? Now, write down everything. I mean, do you like to go out and have dinner 2, 3, 7 nights a week? Do you like to get a massage once a week? Do you like pedicures? Do you like to buy a new pair of shoes each month? How would you actually like to live your life? Because this is it, guys. This is your life. It's like this is not a test run. You're living it. So are you living it the way you'd like to live it? Scrivi tutto, ma tutto. Ti piace andare a mangiare fuori una volta, due volte, 7 volte a settimana? Perché questa è la tua vita, non è un provino, questo è lo spettacolo che si chiama la tua vita. So I mean, write down everything. Tutto, tutto, everything, And then tutto. tutto. And Esatto. then add 10% because for your honor account. Scrivi tutto e quanto ti costa e poi aggiungi il 10% per tuo conto di onorare te stesso. And then add another 20% because, you never know what shows up. E poi aggiungere un'altra 20% perché non sai mai quello che si presenterà. And have a look at that amount of money E poi guardi quella cifra che totale, finale, and demand that that money shows up. Now, the first time I did this, I was like, how am I ever going to earn that much money? Now I would earn way more than that amount of money. e devi fare l'esigenza che quella cifra lì, quella quantità di soldi lì, si manifesta, si presenta. La prima volta che l'ho fatto ho detto, oddio, ma come faccio ad avere tutti questi soldi? Adesso faccio molto, guadagno molto di più di quello. But I asked questions and I demanded that it showed up. I asked, how many other revenue streams can I create? Ma io ho fatto delle domande e io ho fatto la domanda quante altre entrate, introiti di soldi potrei creare? I used the tools that I wrote in this book. Uso gli strumenti che ho scritto in quel libro And the money started to show up, and it started to show up a lot more.
E i soldi si sono presentati e si sono presentati molto più di soldi. Now, last night I was even saying to my partner, you know, we have to do this again because our life has changed. It's like our expenses have changed. It's like our lifestyle has changed. So let's do it again and see what we have to demand now. E io ho detto ieri sera proprio al mio partner, ho detto dobbiamo rifare queste cose perché la nostra vita è cambiato, il nostro stile di vita è cambiato, facciamolo di nuovo e vediamo che cosa è pronto di presentarsi ora. It's like, what if you never became comfortable with the amount of money you were earning and the amount of money you were creating? What if you were always asking for more? Come sarebbe di non mai sentirti a tuo agio, confortevole con la quantità di soldi che guadagni? Come sarebbe se tu stessi sempre disposto a chiedere di più? So they're pretty much the three tools that got me to change the way I looked at money was my 10% account, carrying an amount of money around with me that I perceived a wealthy person would carry, and being aware of my financial situation. How much money did I have to demand each month? Praticamente sono questi gli tre strumenti che mi hanno provocato di cambiare la mia situazione economica. Il 10%, mettendo via il 10% di tutto quello che entrava, e il portare la quantità di soldi che una persona ricca, a mio parere, porterebbe con sé, e poi di avere un'idea chiara della mia situazione economica e quanto mi costava di vivere ogni mese. But you know what? You should probably be like me and wait a year until you actually use these tools. Ma sai una cosa, forse è meglio aspettare un anno prima di iniziare a usare questi strumenti. Fai come ho fatto io, aspetta un anno. Or not, you could just start today. Oppure potreste anche iniziare oggi. Make it easy, like the mantra of access. All of life comes to me with ease and joy and glory. Potresti renderlo proprio facile, come il mantra di Access. Tutto nella vita mi viene con facilità, gioia e gloria. So there are so many tools that we can talk about with business, with starting businesses, with hiring people, like who you should work with, how you should create your business, the connectors, everything, and to do with money. So many tools that we go over in 2 days at a Joy Business class. Ci sono tantissimi strumenti che copriamo in 2 giorni, come creare un business, come generare il business, come continuare a farlo crescere, un business, le persone con cui lavori, i creatori, i connettori, i movers, che proprio sono quelli che istituiscono gli strumenti del tuo business, tantissimi strumenti che copriamo in 2 giorni. And it becomes your class. When you come to class and you ask questions, E questo diventa la tua classe, quando tu ti presenti alla classe e fai delle domande. Do it people... creates Go ahead, I'm sorry. it creates the energy of the class, just like you do in your own business when you ask questions. It's like then Crea, it will create energy with your business. crea l'energia della classe, esattamente come fai con il tuo business, quando tu sei disposto a fare delle domande. Quell'energia lì della domanda crea il tuo business. Yes, Cass. Hi, darling. Do you have any quick tools? I mean, we've got less than a month until you're in Milan, and if we can't make it to Milan, although why you wouldn't make it to Milano, where I don't know, but we can watch you also on live stream. Until then, do you have anything that we can sort of think about at night or questions we can ask until we get to you? La domanda Sure. era, la domanda era, abbiamo un mese scarsa prima che lei arriva e se non riusciamo ad arrivare a Milano si può anche assistere alla classe online. Ma se lei c'ha qualche strumento che possiamo usare oppure una domanda che ci possiamo fare la sera prima che arriviamo a lei che ci stimolerà qualcosa. That will stimulate money-wise, business-wise. Yeah. So the one tool that I used a lot was it's part of the Access Consciousness Clearing Statement is I would POC and POD, which is the point of creation and the point of destruction, POC and POD everywhere that I have uninvited money today. Wow.
Allora, lei dice uno degli strumenti che lei ha usato tantissimo è di POC e POD, che fa parte della frase di pulizia di Access, che è punto di creazione e punto di distruzione, di ovunque lei è stato il disinvito ai soldi nella sua vita oggi. And then use Wow. the clearing statement. So everything that is times a godzillion, right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. E poi usava la frase di pulizia che tutto quello che è per un dio sbagliato distrugge Scray, giusto sbagliato, bene male, tutti e nove pot, pop, short, boys e beyonds. Now, this is about changing the energy because we're so quick to uninvite money. I mean, all it takes is you go to a restaurant and you see lobster and you think, I would love to eat lobster. And then you go, oh, I can't afford it. When you say I can't afford it, you've just uninvited money. Questo riguarda tutto il cambiare l'energia. Per esempio, quando andiamo a un ristorante e vediamo un'aragosta sul menù e noi pensiamo, ah, io non potrei mai ordinare un'aragosta perché non ho i soldi, abbiamo con quel punto di vista appena essere il disinvito ai soldi nella nostra vita. It's like you've just killed the future possibilities that are available. Now, what you could ask, you don't have to buy the lobster, but what you could ask is, what would it take to be able to eat lobster in my life every day? Hai appena ucciso le possibilità future nella tua vita con quel pensiero. Il pensiero che potresti avere invece e la domanda che ti potresti fare è cosa ci vorrebbe per invitare e avere abbastanza soldi per avere l'aragosta nella mia vita ogni giorno. What if you made the demand that caviar and prosecco could show up in your life every day? E se tu facessi l'esigenza che il caviale e il prosecco si presentassero ogni giorno nella tua vita? I So I'm like it. not saying I'm not saying you have to eat caviar and lobster every day, but you have to be willing to ask what it would take to show up in your life because that's a demand, not the place where you say, oh, that could never happen. And how fun would it be to say, "Oh no, 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 no caviar today, thank you. I've had too much Yeah. yesterday." Full up on Lei ha caviar. detto, non sto dicendo che devi mangiare caviale ogni giorno. E io dico, ma quanto sarebbe divertente di dire, no, 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 ho mangiato troppo ieri, non caviale oggi. Ma devi fare l'esigenza, dici Simone, cosa ci vorrebbe che qualcosa si presentasse nella mia vita ogni giorno. Yeah, that's right. Oh, no more private jets this week. I'd like to see some other people. Exactly. Non posso fare un altro aeroplano privato questa settimana. Vorrei viaggiare con le altre per una volta tanto. Yeah, I'd like to socialize this week. Esatto. Mi piacerebbe essere socievole questa settimana. Basta, aeroplano privato, basta. It's if you don't play with it and if you don't ask, can it ever show up? Se non sei disposto a giocare con questo e se non sei disposto a domandare, a chiedere queste cose, si potrebbe mai presentare? So as you go to bed, pock and pod everywhere that I have uninvited money today. Allora, quando vai a dormire, Poképod, ovunque tu hai essere il non invito ai soldi oggi. Yay! And see if things start to change. Yay! Ching, ching, cha-ching, cha-ching, ching, ching. Now, can I ask, where can people find more details about the Joy of Business class in June and also about Access Consciousness in Italian? Well, I thought you would never ask that question, so I'm so happy you did. Where can people find out more information? Allora, se uno è interessato a maggiori informazioni su queste classi in particolare, e perché no, è la mia domanda, sia sul sito di Access Consciousness che è www.accessconsciousness.com, sia sul sito di Simone Milasas che è www.accessjoy, jumping oltranto yesterday, ofbusiness.com. La classe si chiama Joy of Business, in inglese gioia del business. Puoi anche scrivere una email a Francesca Access con due A, @gmail.com per maggiore informazione. È abbastanza forba di avere la rappresentante internazionale, una bella italiana di Venezia, Francesca Fiorentini. I just added Francesca. Yay!
And I'm as a so looking worldwide forward. coordinator. I'm so looking forward to coming there next month. I Well, love God, Italy. yeah, we're so Italia ti aspetta. Italy is waiting for you. We everything Italian. Nice. The food, the wine, the coffee, the people. Exactly. Yum. How does it get any better than this? But are you como? This is what we want to know. Are you comosa? Sì. Sono Cono, comosa. say it again. Sono comosa. Cono samosa. Fantastic. Okay. Fantastico. Okay. I love you, Fantastico. Cass. I I love love everyone in you Italy. too. And I'll see you soon. And thank you Thank so you. much for doing this, Cass. Thank you so much for being the joy of Simone and the joy of business. And thank you for access and being the worldwide coordinator of the most amazing explosion and expansion of Yeah. consciousness in the world. Yep. Joy Absolutely. is you. Mwah. Love from Mwah. Canada. All right. 1 second, 1 second, 1 second. Please, please, please say goodbye to your Canadian fans. One second. Ciao. Ciao.